Work package numero 5 nel progetto Sustainolive è finalizzato alla valutazione della sostenibilità dei processi produttivi olivicoli per un confronto tra tecniche di produzione sostenibili e non sostenibili, o meglio per valutare qual è il gap, la differenza tra gli effetti derivati da gestioni diverse dell'oliveto. In particolare le analisi di sostenibilità che conduciamo nella nostra parte di lavoro riguardano il confronto tra tecniche produttive da un punto di vista di misurazione della sostenibilità degli effetti ambientali, sociali ed economici, per esempio nell'applicare tecniche di fertilizzazione organica piuttosto che di fertilizzazione minerale o di applicazione di sostanze chimiche per la lotta ai patogeni piuttosto che indirizzi di produzione biologica. In particolare quando valutiamo le differenze tra l'applicazione di tecniche produttive ci concentriamo su specifici indicatori che per l'appunto dimostrano quali sono gli effetti tra l'adozione di una tecnica piuttosto che un'altra, e quindi per esempio in termini di riscaldamento contributo al riscaldamento globale o diminuzione della carbon footprint, dell'impronta di carbonio di alcune tecniche produttive, siamo in grado di valutare la differenza tra una gestione e l'altra, e quindi tra aziende che contribuiscono al miglioramento di questi aspetti ambientali piuttosto che aziende che potenzialmente attuano delle tecniche meno sostenibili. L'approccio che noi usiamo vuole provare a misurare la sostenibilità da un punto di vista più olistico ed esaustivo possibile, cosa che non è per niente facile perché gli indicatori di sostenibilità sono tantissimi potenzialmente, bisogna scegliere quelli più adeguati e quelli più efficacemente misurabili. Da un punto di vista sociale la situazione è ancora più complicata perché gli indicatori di tipo sociale sono soggetti a una grande suscettibilità sitospecifica, no? E sono anche difficilmente misurabili da un punto di vista quantitativo. Allora, per dimostrare o provare a correlare gli effetti sociali con le tecniche produttive, il nostro approccio prevede l'applicazione della metodologia cosiddetta Social Life Cycle Assessment, in particolare un aspetto metodologico specifico che è legato a che misura relazioni di causa-effetto, e quindi da un punto di vista di danni alla salute per esempio dei lavoratori e quindi degli operai agricoli, no? Degli imprenditori agricoli, l'esposizione ad alcune cause di danno a seguito di ore lavorative, no? Legate a specifiche operazioni agricole, per esempio no? Stare in contatto con i pesticidi piuttosto che le lavorazioni agronomiche legate all'utilizzo dei trattori, no? E mezzi meccanici, possono comportare potenzialmente dei rischi per la salute dei lavoratori. Allora cerchiamo con le nostre metodologie di misurare anche questo. In questo momento siamo ancora a risultati preliminari del nostro studio, abbiamo già potuto osservare delle differenze soprattutto tra i paesi analizzati, e quindi la circostanza per cui ad esempio in Marocco e in Tunisia le aziende agricole selezionate non usano pesticidi, e quindi questo chiaramente comporta in termini di risultati sia
sia come indicatori ambientali che come indicatori sulla salute umana una netta differenza rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea sostanzialmente, quindi questo già è un primo risultato. Abbiamo però, come dicevo, dobbiamo ancora analizzare l'80% delle altre aziende che abbiamo intervistato. Abbiamo in effetti un campione molto numeroso di aziende e quindi speriamo insomma, che nei prossimi mesi i risultati possano essere ancora più consistenti e più precisi rispetto alle nostre misurazioni. Le metodologie del ciclo di vita, cosiddette life cycle methodologies, si basano per la misurazione degli impatti ambientali su uno strumento e dei software specifici che permettono la quantificazione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di un processo produttivo, quindi si dice dalla culla alla tomba, from cradle to grave, dalla culla alla tomba la possibilità di misurare per ogni fase del processo produttivo tutti gli impatti che vengono generati a seguito all'utilizzo di determinati input della produzione e la realizzazione poi di output specifici. La metodologia del ciclo di vita si basa, in particolare noi utilizziamo il software SimaPro per questo tipo di elaborazioni che permette appunto sulla base della definizione dei confini del sistema, da dove partiamo e dove arriviamo in un processo produttivo olivicolo standard, quali sono tutti gli input che applichiamo e quali sono le conseguenze dal punto di vista ambientale in riferimento a quella che si chiama appunto unità funzionale, cioè per un ettaro di suolo coltivato ad olivicoltura o per un chilo di olive prodotte. Le ricadute dell'applicazione di queste metodologie possono essere di diverso tipo. In particolare queste metodologie potrebbero essere efficacemente utilizzate anche direttamente dagli agricoltori. Ovviamente attraverso processi di consulenza aziendale per la predisposizione di analisi così avanzate, ma in un'ottica di mercato per sostanzialmente valorizzare i prodotti che vengono fuori da un processo produttivo che si dimostra essere più sostenibile. Quindi in un'ottica di valorizzazione dei prodotti sul mercato. Anche legata chiaramente ad aspetti economici, laddove un prodotto certificato perché misurato con queste metodologie riconosciute a livello internazionale può eventualmente spuntare anche prezzi di mercato più alti perché è associato ad un valore aggiunto del prodotto. Adesso vengono evidentemente in questo modo, anche grazie a queste metodologie, riconosciuti degli attributi che vanno oltre quelli del prodotto standard.